Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi vi voglio parlare di una domanda che mi è stata fatta di frequente negli ultimi giorni, anche negli ultimi mesi, però in particolar modo negli ultimi giorni, non so come mai, sia su YouTube che su WhatsApp, in cui mi si chiede un parere su inserire dei cavalli in branco. So che questo qui è diciamo, come si può dire, una questione abbastanza delicata che non ho affrontato in maniera particolare fino adesso, perché entrano in gioco tutta una serie di parametri, di variabili che sono in parte soggettive e diventa difficile dare un giudizio che sia quello giusto per tutti. Comunque adesso facciamo delle considerazioni insieme e così poi dopo vediamo alla fine del video di riuscire a fare un po' un riassunto della situazione e a capire qual è magari la soluzione che è la migliore per noi e il nostro cavallo. Dicevo che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, in diversi mi hanno chiesto: posso inserire il mio cavallo in branco? Quali sono i parametri da tenere di conto per inserire il mio cavallo in branco? Ho la possibilità di mettere il mio cavallo fuori durante il giorno insieme ad altri cavalli? Lo posso fare? Ho un cavallo anziano, lo posso inserire dentro un branco? Fino ad ora è sempre stato da solo? Allora, andiamo un po' per gradi, che parte un pochino da più lontano. Come sempre ci sono le due posizioni polarizzate, no? Cioè il bianco e il nero. Il nero possiamo definirlo come il cavallo che sta fisso in box. Cavallo che sta fisso in box e che viene tirato fuori esclusivamente per lavorare oppure magari per essere messo dentro la giostra a fare un po' di passo, ok? Per evitare tutti i problemi che possono nascere dentro il cavallo se il cavallo sta sempre fermo, perché per chi non lo sapesse il cavallo è un animale nomade per natura e quindi tende sempre a muoversi, anche proprio il suo normale cibarsi quotidiano lo porta a camminare, perché una volta che ha finito l'erba lì si muove, va a scegliere l'erba migliore e quindi è sempre un camminare. Se voi osservate un cavallo in un pascolo vedete che difficilmente sta a lungo nello stesso posto, tende sempre a camminare e a muoversi, tant'è che è stato stimato che in natura fanno anche 20 km al giorno proprio per questi movimenti, in parte dovuti al mangiare e in parte chiaramente dovuti ad altre questioni, no? Giochi sociali, l'andare a bere, andare all'ombra oppure un riparo, eccetera eccetera. Comunque è un nomade, cammina tanto. Questo camminare tanto stimola, cioè tutto il suo organismo ruota intorno a questo camminare tanto, e una di queste cose è ad esempio la peristalsi intestinale, che viene stimolata in maniera particolare dal camminare. Quindi cosa succede? In alcuni luoghi, in alcuni maneggi, i cavalli che tendenzialmente stanno in box, se non possono essere tirati fuori per lavorare oppure per essere messi un po' in un paddock, vengono messi in giostra per obbligarli a fare muovere, perché poi c'è anche quella questione lì da dire, no? Se io prendo il mio cavallo, lo tiro fuori dal box, lo metto in un paddock, non è detto che lui si muova in su e in giù, magari se ne sta là in un angolo a guardare all'orizzonte per un'ora senza muoversi, quindi è lo stesso movimento che faceva nel box. Allora per obbligarlo a muoversi lo mettono magari in una struttura che è una sorta di giostra, non so se l'avete mai vista, comunque insomma ne trovate quante ve ne pare di immagini su internet, è una giostra che il cavallo è legato a queste travi che normalmente sono di ferro e che si muovono e obbligano il cavallo a muoversi. A volte sono legate, a volte no, insomma ci sono una miriade di soluzioni diverse, comunque fatto sta che è qualcosa che li obbliga a muoversi. Questo sempre chiaramente per collegarsi al benessere del loro fisico. Quindi da una parte abbiamo il nero e che è il cavallo che sta praticamente in box. Stop. Quello vede solamente quello. Poi all'interno di questa condizione ci possono essere condizioni che variano, tipo posso avere un box con tutte le pareti chiuse, una grata davanti e una presa d'aria dietro, dove il cavallo non ha nessun contatto con gli altri cavalli. Ci possono essere dei box dove il cavallo può mettere la testa fuori perché c'ha la finestra sia davanti che dietro, dove c'ha magari la parte, diciamo la parete interna che separa con l'altro box più bassa, in modo che possa comunque annusarsi entro certi limiti con l'altro cavallo, oppure c'ha un'inferiata che può dargli modo di vedere e annusarsi ma non di fare
più di questo con l'altro cavallo. Ci possono essere tutta una serie di variabili, ok? Però fatto sta che è confinato in questo luogo che spesso e volentieri è piccolo per le dimensioni del cavallo. Pensate che ci sono, la stragrande maggioranza dei box sono 3x3, dove magari all'interno ci sta un cavallo d'assalto che tendenzialmente sono molto lunghi, anche alti, ok? Quindi diciamo, se vogliamo fare un rapporto, c'ha più spazio il cane nella sua cuccia rispetto che al cavallo nel suo box. Detto questo, quella è la parte peggiore, la situazione peggiore per il cavallo. Poi dopo ci arriviamo, ci torniamo un attimo sopra su questa cosa qua, però è per farvi capire. Poi dalla parte di là invece abbiamo la situazione migliore per il cavallo. Cavallo che ha una collina intera, ettari di terreno per conto suo e che vive beato e tranquillo insieme a un branco di altri soggetti a lui compatibili, cioè con cui ci sta volentieri, al netto delle dinamiche sociali che ci sono sempre all'interno di un branco, ok? Quella è la soluzione migliore, sarebbe il paradiso per ogni cavallo, Non sto dicendo per ogni proprietario, sto dicendo per ogni cavallo. Ok, nel mezzo, come sempre, ci sono tutta una serie di sfumature di grigio, per cui possiamo avere il cavallo che di notte sta in box e di giorno viene messo in paddock. Può essere che magari questo paddock è piccolo oppure è grande ma non ha modo di avere contatto con altri cavalli. Addirittura ci sono dei luoghi dove i paddock sono separati dagli altri paddock da dei corridoi, in modo che anche se io ci metto, che ne so, uno stallone o un cavallo particolarmente difficile da un punto di vista di socializzazione con gli altri cavalli, non ci siano problemi perché non si annusa, eccetera eccetera. Poi ci possono essere altre situazioni, mi viene in mente quella del cavallo che invece ha la capannina e il paddock, quindi gestisce lui lo stare dentro, lo stare fuori, quanto stare in un posto, quanto stare in un altro e via e via. Poi ci possono essere anche altre situazioni. Pensate a un cavallo che magari sta in box e poi viene messo in branco, il giorno magari viene messo in un paddock molto grande con altri soggetti, oppure che viene messo in un paddock che però è confinante a stretto contatto con altri paddock dove ci sono altri soggetti. Capite che c'è veramente una valanga di soluzioni e quindi è difficile analizzarle tutte e dire i pro e i contro che ci sono fra tutte. E vi voglio fare un ragionamento un pochino più, diciamo, un po' diverso per rendervi autonomi nel comprendere qual è la soluzione migliore per voi. Perché ci sono ovviamente delle eccezioni, però bisogna pensarci un attimo prima di prendere una decisione. Perché? Quando io mi sento dire, prendiamo questo esempio, ho un cavallo anziano che ha sempre fatto la vita box, campo da lavoro, paddock da solo, box, campo da lavoro, paddock da solo. Lo posso mettere in branco con altri cavalli? Boh, chi lo sa. Perché? Perché è un cavallo che per la stragrande maggioranza della sua vita è stato privato dell'allenamento alla socializzazione con gli altri cavalli. Per cui non è detto che se lo mettiamo in branco per lui sia una cosa positiva. Potrebbe subire la pressione del branco, perché ricordiamoci che all'interno del branco ci sono delle dinamiche sociali che gli etologi continuano a odiare, a chiamare con il suo nome dominanza e lo vogliono chiamare in un'altra maniera, ma va bene lo stesso. Fatto sta che nel tenere il cavallo in cattività ci sono questi tipi di comportamento che sono molto simili alla dominanza e alla bullizzazione degli altri soggetti. Quindi dobbiamo tenere presente che ci possono essere queste situazioni qua. Se io prendo un cavallo e lo schiaffo dentro un branco, fregandomene di questi aspetti, potrei ritrovarmi con una situazione veramente sgradevole. Potrei avere il cavallo che viene bullizzato continuamente e nonostante la sua età viene fatto muovere in una maniera che magari non dovrebbe muoversi. Potrebbe essere che non riesce a mangiare così a lungo e tranquillamente come dovrebbe. Potrebbe essere messo in situazioni di pericolo, ok? Cioè, non è che io prendo un cavallo, parto dal presupposto che il cavallo sta bene in gruppo e lo metto nel gruppo. Non funziona così. Non funziona così nemmeno con un cavallo giovane, perché o gli do tanto spazio, tanto spazio, cioè se io metto 3 cavalli in 5.000 metri quadrati, ok? E ho detto il minimo, 5.000 metri quadrati il minimo, questi 3 cavalli se si odiano, perché ci sono anche queste dinamiche all'interno del branco, ci sono dei cavalli che non andranno mai d'accordo fra di loro, ok?
se non in rarissime occasioni, cioè tipo prendo due cavalli che si odiano a morte, li prendo tutti e due e li metto in un maneggio dove non sono mai stati, dove si trovano isolati dal resto del mondo perché non conoscono nessuno, è possibile anche che in quel breve periodo che stanno insieme, è successo anche ai miei amici, che in quel breve periodo in cui stanno insieme vanno d'amore e d'accordo, poi li riportano a casa, si riodiano da capo. Ok? Però detto questo, se io prendo 3 cavalli, li metto in 5.000 metri quadrati, questi 3 cavalli si odiano, loro stanno lontani l'uno dall'altro e vivono la loro vita serenamente, a meno che non gli metta una rotoballa nel mezzo, e allora sono costretti a condividere uno spazio esiguo per mangiare, ok? Dove tutte e tre sono lì. E lì diventa un problema, perché lì di nuovo bisticciano, lì di nuovo si possono far male, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi devo tenere presente sta roba qua, cioè se io prendo questi 3 cavalli, li metto in un campo di 5.000 metri quadrati, metto 3 pali con 3 reti attaccate, ognuno sta nella sua rete e tendenzialmente non ci dovrebbero essere grossi problemi, perché se uno va a mandare via l'altro, l'altro si sposta e va a mangiare la rete di quello prima. Quindi lì riesco a gestirla la situazione. Ma facciamo un'ipotesi, mettiamo che invece che 5.000 metri, questi metri diventino 500 metri, ok? E uno dice, sono pochini, 500 metri sono un campo 20 per 20, quindi 400 metri quadrati. Un campo 20 per 40 sono 800 metri quadrati, cioè non si sta parlando di roba piccolissima, ai nostri occhi, soprattutto europei, non si sta parlando di roba piccolissima. Quindi se io prendo questo stesso branco e lo metto in 400 metri quadrati, è probabile che questi qui si scannino dalla mattina alla sera, se non trovano un equilibrio, e questo equilibrio poi va visto anche se è un equilibrio sostenibile nel tempo, perché se questo equilibrio vuol dire che uno di questi 3 gli deve venire una gastrite, probabilmente non è sostenibile nel tempo, ok? Quindi è molto più difficile e è veramente complesso riuscire a dare un consiglio quando voi mi scrivete a questa maniera, perché bisogna vedere la situazione. Se io dovessi rispondere alla persona che mi ha detto del cavallo anziano, dovrei dire: questo cavallo va d'accordo con gli altri membri del branco? Hai provato a mettercene uno alla volta e vedere se vanno d'accordo? I cavalli sono tutti sferrati? Perché ricordiamoci che l'aspetto della sicurezza è un aspetto che va curato veramente a fondo. Se io ho i cavalli ferrati, anche se apparentemente ho avuto fortuna e negli arco degli anni ho sempre tenuto i miei 3 cavalli ferrati tutti e 3 insieme, non si sono mai fatti male seriamente, ricordatevi che la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo, e magari quel giorno che voi mettete il vostro cavallino insieme al branco di cavalli che sono ferrati, basta un calcio, magari prende nel posto sbagliato, rompe una gambina e il cavallo va abbattuto. E purtroppo questo non ve lo dico facendo un ragionamento campato in aria, ve lo dico perché è successo, per fortuna non a noi direttamente, è successo a persone che conosciamo e ci hanno rimesso il cavallo lì davanti agli occhi. Ok? Quindi non pensate che non possano succedere queste cose, succedono e succedono e come. Diversamente senza ferri è difficilissimo come volà che si facciano male, a patto che abbiano modo di potersi muovere, perché a volte io vedo delle cose che sono frutto dell'ignoranza, ignoranza nel senso buono del termine, cioè di persone che ignorano certe dinamiche, e magari prendono 2 cavalli e li mettono in un paddock con un box annesso al paddock dove i cavalli possono entrare e uscire, ma questo box ha una sola porta, e magari una porta piccola di 1,20 m. Dite, ma come 1,20 m grande? Sì, ma è piccola nel senso che ci passa comodamente un cavallo, ma non 2 contemporaneamente. Per cui può succedere che se uno vuole bullizzare l'altro oppure vuole picchiare l'altro, lo possa rinchiudere in un angolo una volta che è dentro la capannina. E questo magari non ce la fa a uscire da un'altra parte. Entra il primo, il secondo rimane incastrato, perché se il primo entra non può uscire. Quindi in quei casi lì la cosa migliore è sempre avere un'entrata e un'uscita, così che nessuno rimanga mai incastrato da nessuna parte, e devono essere grandi, molto grandi le porte, perché ci devono passare il trotto al galoppo a volte per scansare l'altro che entra e che li vuole bullizzare. Quindi dovete sempre tenere sotto controllo questi aspetti qua, perché sono fondamentali a maggior ragione quando sono in gioco, sempre sono fondamentali, ma a maggior ragione quando ci sono in gioco dei soggetti che costano magari decine e decine e decine di migliaia di euro. Cioè dovete mettervi nei panni anche di quello che ha comprato il cavallo
particolarmente performante in un determinato ambiente agonistico e ha pagato magari 60, 70, 80 mila euro. E poi quel cavallo lì se lo vede sbrindellato perché l'ha voluto mettere nel branco senza seguire una serie di test che devono essere fatti prima di introdurre un cavallo nuovo nel branco. Quali sono questi? Bene, allora, come sempre va visto, anche se la struttura, l'ambiente vi consente di fare questo, però la prima cosa che dovete accertarvi è che i cavalli non siano ferrati. Questa è una condizione sine qua non, ok? Non devono essere ferrati. Al massimo possono essere ferrati davanti, ma non assolutamente non dietro. La seconda condizione qual è? Io prendo e metto il mio cavallo di fianco a un altro recinto e osservo se loro vanno d'accordo. Se io ho un branco di 5, prendo un soggetto di quei 5, quello che so che va più facilmente d'accordo con tutti, e lo metto nel paddock accanto al soggetto nuovo che voglio introdurre nel branco. Aspetto un po', guardo se c'è, aspetto un po' non vuol dire qualche ora, aspetto 2 settimane, ok? Cioè i tempi sono grandi, non piccoli. Una volta che mi sono reso conto che vanno d'accordo, posso provare a metterli insieme, quindi tolgo la recinzione, li metto insieme, ovviamente sempre facendo riferimento al discorso che ho detto prima, che non ci sia una capannina dove uno entra e rimane incastrato, eccetera, eccetera. Una volta che io sono assolutamente certo che questi 2 soggetti vadano d'accordo anche nel momento della somministrazione del cibo, perché quello è un po' il momento un pochino più difficile, ok? Perché è sempre molti attriti nascono per una condivisione di risorse. Una volta che sono sicuro di questo, posso provare a prendere quel soggetto che era proveniente dal branco e il nuovo soggetto che già insieme costruiscono un altro branco e lo inserisco nel branco grande. Chiaramente questo lo posso fare solo se ho tanto spazio e se ho la possibilità di far sì che questo nuovo soggetto possa mangiare anche lontano dagli altri membri del branco, perché l'inserimento può richiedere del tempo, non necessariamente una cosa che avviene in 2 giorni, può volerci anche 1 mese o 2 prima che il nuovo soggetto venga accettato dagli altri. Lui farà riferimento all'altro cavallo che era già precedentemente facente parte del branco e per cui non si sentirà solo, non si sentirà abbandonato, avrà un suo branco di riferimento. Però potrebbe anche essere che una volta che io prendo questi 2 soggetti e li rimetto nel branco, il soggetto che era già appartenente a quel branco lì ritorna a avere la sua situazione ideale, ritorna a avere i suoi compagni, ritorna magari a manifestare le sue intolleranze nei confronti dei soggetti che arrivano dall'esterno, compreso anche quello perché c'è stato troppo poco tempo, ok? Perché era una condizione obbligata quella che noi abbiamo creato, magari non era quella ideale per lui. I cavalli hanno le loro preferenze, quindi non possiamo pretendere che vadano per forza d'accordo. Okay? Magari meglio che soli, stanno anche male accompagnati, ma una volta che io gli do la possibilità di scegliere, magari preferiscono scegliere altri soggetti e allontanare quelli con cui prima stavano. Quindi non c'è una regola, non è possibile stabilire una regola, c'è solo l'occhio e l'esperienza, provare a fare delle combinazioni, osservare e rendersi conto che l'incidente può essere sempre dietro l'angolo, anche quando i cavalli sono sempre diciamo armoniosi fra di loro e non ci sono problemi, ci può essere un giorno che per qualsiasi motivo parte la scaramuccia e se io non ho tenuto presente tutti gli elementi che vi ho detto prima, può succedere l'incidente. Guardate che per azzoppare un cavallo basta anche un calcio in un ginocchio, non è necessario che ci sia qualcosa di estremamente cruento, capite? Quindi questi aspetti qui sono quelli che dovete considerare, non si esce da qui. La sicurezza deve essere prima di tutto, la modularità, la progressione è fondamentale e l'occhio, l'esperienza, il capire se ci sono le condizioni ideali per poter andare avanti o meno. È chiaro che per il cavallo sarebbe la situazione migliore, però sarebbe la situazione migliore, come ho detto all'inizio, se ho la possibilità di dargli tutto lo spazio che vogliano e che non hanno problemi di alimentazione, perché anche se io creo un paddock in 3 ettari di terreno, ma poi dopo metto un unico punto dove i cavalli mangiano, è chiaro che ci saranno comunque dei problemi di convivenza
soprattutto nei momenti più coincitati, no? Che sono quelli dell'acqua, quelli del cibo o quelli del mangime, quando poi dopo io arrivo e gli do il mangime. Quindi ancora una volta bisogna fare molta attenzione. Un'ultima cosa riguardante i cavalli invece dominanti. C'è una mia amica che mi ha scritto su WhatsApp chiedendomi un parere sul discorso di mettere il proprio cavallo, che è un cavallo particolarmente dominante, che ha anche, diciamo, con cui ha avuto anche dei problemi lei, perché lui tende un po' anche a attaccare, no? Quindi lei giustamente mi diceva: ma gli farebbe bene stare in un branco a un soggetto del genere? La risposta è sì, assolutamente sì, però dobbiamo sempre considerare tutte le variabili che possono entrare ancora una volta in gioco, perché se io prendo quel cavallo lì e lo metto in un branco dove sono tutti cavalli estremamente gregari e remissivi, non faccio altro che magari amplificare quel suo tipo di comportamento, no? Perché lui arriva lì e bullizza tutti e buonanotte al secchio, per cui lui dice: ok, vedi quanto sono forte io, comando tutti. Quindi non necessariamente in quel senso lì potrebbe essere di aiuto. Potrebbe essere di aiuto là dove c'è un branco con magari dei soggetti che sono dominanti, ma dominanti in maniera giusta, in maniera corretta. C'è il classico capobranco, che poi di solito è una femmina, e che allora saprebbe indirizzarlo su un comportamento più mite e più attento a rispettare anche le esigenze degli altri, non solamente quella sua. Quali sono questi cavalli qua? Il classico capobranco è un cavallo giusto, cioè che non si mette a bullizzare gli altri soggetti del branco, ma semplicemente crea delle regole, all'interno di queste regole non dà noia a nessuno. Se poi qualcuno esce fuori da queste regole, o perché fa troppo casino, o perché è troppo aggressivo, o perché... allora in quel caso lì interviene e mette a tacere tutti. No? Noi ne abbiamo un esempio molto efficace a casa nostra, che è la mia cavalla, la Velignese, che probabilmente avrete visto in qualche video. Lei è così, lei è una cavalla estremamente fisica e dominante, però giusta, non fa mai qualcosa se non è necessario che lo faccia. Se ci sono dei soggetti che sono un pochino aggressivi o dominanti intorno a lei, lei li mette a posto. Li mette a posto, non c'è verso, non si scappa di lì. E infatti, per esempio, io ho dovuto fare questo con il mio cavallo Eros, che lui invece è un cavallo estremamente bullizzante, nel senso lui se lo metto insieme al cavallo della mia moglie, a Taris, lo rincorre, lo morde, lo rincorre, lo rimorde, sta anche un giorno intero a fare quella maniera lì, alla faccia di quelli che dicono che la dominanza non esiste. E se invece dopo che ho iniziato a metterlo insieme con l'altra cavalla, ecco che si è tutto ridimensionato, perché sa cosa vuol dire stare al proprio posto, sa adesso cosa vuol dire gestire certe soglie e certe situazioni in una maniera che sia proficua sia per lui, ma che nello stesso tempo sia proficua anche per il branco. Quindi sicuramente gli farebbe molto bene, però ci sono degli elementi da tenere in gioco, perché se io prendo quel cavallo lì e lo metto in un branco dove ci sono un paio di soggetti capobranco, okay? Quindi dominanti ma nella maniera corretta, giusti, potrebbe nascere delle situazioni cruente, e dove qualcuno potrebbe farsi male. Magari male vuol dire un morso, una pedata, che ne so, un morso sulla zona della sella. Mi viene in mente questo perché non è niente, perché dopo una settimana passa, però io nel frattempo non lo posso montare. Quindi tante volte poi il nostro egocentrismo, i nostri obiettivi, tutto quello che è nostro, non del cavallo, fa sì che noi prendiamo delle decisioni che non sono quelle giuste per il cavallo, ma sono quelle giuste per noi. Magari qualcuno potrebbe dire, ma io a questa maniera qua, se mi ritrovo il cavallo zoppo, come faccio? Devo chiamare il veterinario, devo spendere, devo fare qui, devo fare là. Va bene, d'accordo, sono d'accordissimo. Se si fa male, nonostante che tu hai rispettato tutto quello che abbiamo detto prima, sì, può succedere, e se si fa male ne paghiamo le conseguenze. Ma magari abbiamo tanti vantaggi. Noi vediamo quel momento lì, lui che si è fatto male, che dobbiamo chiamare il veterinario, noi che dobbiamo fare tutta una serie di cose per rimetterlo in condizioni che possa essere di nuovo utilizzato da noi, ok? O semplicemente che torni di nuovo a stare bene.
Però dall'altra parte guardiamo quanto sarebbe stato giusto fare diversamente, perché magari io quel cavallo lì lo tengo in box, lo metto fuori solamente da solo, quel cavallo mi si deprime, gli viene la gastrite, gli viene ballo dell'orso, gli viene tutta una serie di problematiche che io non do colpa a me stesso, ma perché non è qualcosa che è conseguente alla mia azione di metterlo dentro il branco, ma è comunque colpa lo stesso mia, perché l'ho messo in una condizione non naturale che ha fatto sì che si sviluppassero tutta una serie di problematiche che hanno portato poi effettivamente a quel tipo di esito, quindi gastrite, che ne so, ticchio d'appoggio, ballo dell'orso, tutta una serie di problematiche che ormai sono conosciute e si sa che derivano dallo stress. Voglio il cavallo stressato? Bene, allora so come devo fare. Box, isolazione, bla 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 bla. Poi c'è qualche cavallo che non lo fa vedere perché riesce a sopportare questo stress e qualche cavallo che invece lo fa vedere e si sciagatta dopo un anno, è quasi irriconoscibile. È la sorte più o meno che hanno tanti cavalli da agonismo. Ma perché? Perché la persona che fa agonismo ha una schedulazione di gare, deve rispettare certe tempistiche, deve allenarlo in una certa maniera e quindi non vuole arrivare lì e trovare il cavallo con una gamba gonfia perché ha preso un calcio, oppure il cavallo che una pedata gli ha fratturato la mandibola e deve stare 6 mesi a imboccarlo perché non riesce più a mangiare a modo, oppure il cavallo che ha preso 3 morsi, belle 3 striate, sai che gli si vede i denti sopra nella zona della sella e deve stare 20 giorni senza sellarlo e magari lui la settimana prossima c'ha la gara. Tutta una serie di questioni che io comprendo benissimo, anche se però secondo me non sono una condizione per il quale il cavallo deve essere tenuto male, ok? Cioè io devo fare in modo di tenere il mio cavallo come il mio cavallo deve essere tenuto, in maniera più naturale possibile, a prescindere di quello che ci faccio io. E questa è la mia opinione, poi giustamente io rispetto anche quella di altri, rispetto anche quella di persone che hanno comprato un cavallo e hanno pagato 80.000 euro e non se lo vogliono vedere sciupato così. Personalmente quando ero negli Stati Uniti montavo cavalli di pet, cavallo di pet che costava meno di quelli che ho montato io, costava 40.000 euro, anzi 40.000 dollari scusate, ok? Ma ho montato anche dei soggetti che ne valevano 80.000 dollari. E vi posso assicurare che quando sei lì, che sei in discesa, in una pietraia fatta a questa maniera qua e dici, boh, speriamo che non scivoli perché sennò mi tocca rimanere qui 10 anni a lavorare per loro per ripagarglielo, ma vi assicuro che lui comunque li tiene come vanno tenuti, li tiene in un paddock enorme, ettari e ettari di paddock i maschi, tutti insieme, ettari e ettari di paddock le femmine, tutte insieme. E anche qui si apre l'ultimo ragionamento che volevo farvi. Perché tenere separati maschi e femmine? Perché la femmina, anche se gli altri soggetti sono castroni, è sempre il pomo della discordia, è sempre qualcosa che fa variare gli equilibri. E quindi se io ho un branco che vanno tutti d'accordo e sono 3, 4 castroni, 5 castroni, io arrivo e ci metto una femmina nel mezzo, quella femmina quando va in calore i ferormoni che escano di lì magari fanno sì che qualcheduno di quei castroni si riattivi e allora cacci via gli altri o diventi pericoloso in determinate situazioni perché magari se la vuole montare lo stesso e via, ci sono castroni che riescono a montare tranquillamente le cavalle, quindi non sarebbe una cosa nuova e se qualcuno di voi è un po' che noi si dice in gergo che puzza di cavallo, che sta un po' insieme ai cavalli, lo sa benissimo che è così. Quindi ancora una volta è una questione da tenere ben presente. Se io ho la possibilità tengo separato maschi e femmine. Personalmente Sergio, non ho la possibilità e li tengo insieme, ok? Però selezionando in maniera precisa i soggetti, cercando di mettere insieme cavalli che stanno volentieri insieme a altri cavalli. Ad esempio vi dicevo prima che non posso mettere il mio cavallo Eros insieme al cavallo della Simona. Lo posso fare se ho un ettaro a disposizione, per fortuna abbiamo un campo di 5.000 metri dove allegramente stanno insieme e in quel campo lì diciamo che ognuno trova delle posizioni senza darsi noia, però quando gli prende il bischero Eros lo va a cercare per rincorrerlo perché gli garba vederlo correre, quindi capite, no? Ci sono varie situazioni, non si può dire questo è meglio che quello,
bisogna calarsi nella struttura che abbiamo a disposizione o che il nostro maneggio ci mette a disposizione, dobbiamo calarsi nella situazione, nel tipo di uso che facciamo del nostro cavallo. Ci possono essere tante soluzioni, potrebbe essere che magari nel periodo delle gare io lo tengo in una certa maniera e nel periodo invece dove non ho gare lo tengo in una maniera più vicina possibile a quella che la sua natura vorrebbe che lo tenessi. Quindi le soluzioni ci sono un po' legate alla nostra fantasia e alla nostra voglia di farle, ok? Perché è molto più semplice dire va bene, lo tengo là e non ci sto neanche a pensare a cambiare la sua situazione, perché a questa maniera mi levo tutta una serie di problemi. Però sta a voi, cioè voglio bene al mio cavallo, voglio farlo stare prima di tutto in una condizione mentale ideale, e allora devo andare verso una direzione. Voglio bene al suo fisico, quindi voglio farlo stare in una condizione atletica ideale per quello che ci devo fare io, ma non mi interessa tanto della sua condizione mentale, e allora andrò verso un'altra direzione. A voi l'ardua sentenza, io mi fermo qui, mi sembra di aver parlato già abbastanza. Se avete delle domande fatemele nei commenti, oppure se non vi volete esporre sui commenti, sapete, mi potete scrivere l'email o quello che volete. L'email è sicuramente quello che vi consiglio, perché io email rispondo sempre a tutti, non c'è versi. Se vi piacciono i nostri video, se vi piacciono queste chiacchierate, li trovate anche sui podcast, ricordatevi che c'è su Spotify, su Apple Podcast, ci sono tutte le puntate di chiacchierate come questa che potete sentirvi mentre andate in macchina, quando fate sport, quando fate quello che cavolo vi pare. Sono ormai più di 110, 120 puntate, quindi ce n'avete voglia di sentire di roba. E se non vi piacciono i nostri video non li guardate, disiscrivetevi anche se non vi piacciono, tanto noi facciamo questi video qua, parliamo di cavalli, parliamo di equitazione, parliamo di cavalli soprattutto visti nell'ottica dell'equitazione naturale. Se invece vi piacciono, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace sul video e noi ci vediamo nel prossimo. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me for a